Stai ascoltando? Che cosa hai intenzione di fare con Dark Souls? Ma chi cazzo sei soprattutto? Che cazzo vuoi da me? Chi sono io? Sono soltanto il più grande discepolo di From Software. Il giocatore più bravo, più forte, il più devoto. No, aspetta un attimo. Tu sei... Esatto. Io sono... Michelangelo Scoperchianti. Chi? E sono qui per educare la tua anima ingrata all'arte del sommo gioco che stai così tanto insultando. Per prima cosa, ormai nessuno usa più le standard definition. Mi vuoi spiegare cosa... diavolo è questa qui? Ci vuole l'HD, ragazzo. Ecco fatto. Beh, questo spiega lo spiffero. Comunque, senti un po', testa lattina, io a sta azienda qui ci gioco come cazzo mi pare, capito? Quindi ti do 10 secondi per tornartene in quel bunker di seghe mentali sulle trame darsoliane dal quale provieni, intesi? Un duello? E sia. Ma sappi che se vinco ti assisterò durante tutto il gameplay. E se vinco io? Non succederà. Madonna, ora basta, lo tiro fuori. Vedrai che vivi poco. Mi sa che non avrò bisogno di questo. Cominciamo? Dovresti essere onorato di ricevere la mia supervisione. Onoratissimo. Molto bene. Sigla. Mandi anche la... Arrabbiata, felice. Arrabbiata, felice. Salve e ben ritrovati con la nostra signora Fletcher su Dark Souls. Siamo tornati umani, abbiamo usato un po' di anime per aumentarci qualche statistica. Ci siamo resi conto che potevamo usare lo scudo del Cavaliere Nero, quindi perché no? Abbiamo sconfitto i gargoyle. Vogliamo forse ricordare che hai avuto anche l'ardire di farti sconfiggere da essi?
Dai, è un gioco, potrà capitare di morire qualche Dark volta, no? Souls non è un gioco qualsiasi. Dark Souls è una storia narrata attraverso piccoli frammenti. Quel tanto che basta a farci comprendere cosa sta succedendo intorno a noi. Dark Souls è immedesimarsi con la desolazione del personaggio che controlliamo, ma soprattutto Dark Souls è imparare dalla morte per proseguire l'illusione della vita. Non è un gioco, è perfezione. Ah, Dark Souls è la perfezione, eh? Allora, perfezionami questo bell'albero che fluttua nel vuoto. Allora, cosa hai da dire? Sei proprio uno stolta. Come ci ha spiegato il Cavaliere Soleil, il mondo di Dark Souls è costituito da un infinito numero di mondi paralleli che possono interagire tra di loro tramite invasioni ed evocazioni. Un equilibrio così delicato e molto incline a distorsioni di vario genere. Il tempo è distorto all'Ordran e anche lo spazio. Probabilmente un mondo dove in quel punto c'è l'albero si è fuso con un altro dove non c'è. Ed ecco che si manifesta questo curioso evento. Beh, volevi una spiegazione, te l'ho data. Cosa c'è? Poi l'alambicco di droga che hai nascosto dentro l'elmo, passalo anche a me, che sembra roba buona. Allora, qui c'è un bivio, dove andiamo prima? Alla foresta oppure andiamo direttamente nei sotterranei, laggiù? Passa prima dalla foresta, così incontri anche Andre e Sigmaier. E magari parlane questa volta, non fare come Havel, che quando l'hai sconfitto, e spero di dimenticarmi presto come l'hai sconfitto, non ne hai parlato minimamente. Oh, porca puttana che palle! Vabbè, interrompiamo le trasmissioni per parlare di Havel. Voce narrante attivata. Havel, detto anche il Roccione, era un vescovo facente parte del Patto della Via Bianca, nonché uno dei migliori guerrieri di Lord Gwyn, con il quale giocava alla PlayStation ogni sabato sera. I seguaci della Via Bianca, in quanto chierici e quindi anche un po' odiavano qualsiasi forma di magia. Havel e alcuni guerrieri al suo seguito in particolare la odiavano così tanto che preferirono indossare delle armature di pietra pur di contrastarne gli effetti. Un bel giorno però Havel scoprì una cosa che non gli andò giù proprio per niente. Gwyn aveva un nuovo amichetto, Sith il senza scaglie. Havel, che odiava Sith e soprattutto odiava i suoi esperimenti, colmo di rabbia fondò il suo partito e diede inizio alla campagna contro di loro. Vennero così create le prime armi occulte illegali per contrastare la magia. Ma il complotto fu scoperto. L'oggetto utilizzato per creare armi occulte, insieme al fabbro in grado di utilizzarlo, furono nascoste nel mondo dipinto di Arianis. Un posto creato appositamente per buttarci dentro roba che scotta. E Havel fu rinchiuso nella torre, dove è impazzito e diventato vuoto. Contento? Ho spiegato bene? Ma che cazzo? L'occhino del sole. Fai meno lo spiritoso, ne riceverai molti altri. Questo coso qui che sembra un bombolo del sudicio è Sigmaier da Catarina, un cavaliere che vorrebbe fare l'avventuriero, ma è talmente cialtrone che ogni volta che lo incontrerete dovrete tirarlo fuori dai casini. In questo caso non sa come aprire questa porta e pensa che si risolva tutto dormendo. E meno male che c'è il non morto prescelto. Incontrerete anche sua figlia con il nome simile ma da donna. Siglinde. Grazie, scoperchianti. Sua figlia è in cerca del padre perché, sapendo quanto è spastico, è preoccupata che possa farsi del male. La sua quest non è molto difficile, basta stare attenti a una sola cosa, ma ne parleremo più avanti, ragazzi. E questo martellare continuo proviene da questo energumeno qui sotto, Andre di Astora, uno dei fabbri presenti in gioco. Lo sai che Andre è il mio personagggo preferito? Davvero? Perché? Per la sua lore. Ma non si sa nulla di Andre. Appunto! L'ho uscito. Andre vende vari oggetti e permette di potenziare armi e armature. Tra gli oggetti in vendita c'è anche questo, il cimiero di Artorias, per ben 20.000 anime, li mortocci sua. Servirà più avanti per aprire una porta. Una cosa che rende molto particolare il nostro amico Fabbro è che è uno, pensate signori, dei 4 personaggi in gioco che muovono la bocca mentre parlano.
E devo dire che stavo bene anche senza questa animazione facciale terrificante. Potrei dire una cosa banale, ma evitate di attaccare Andre di Astora, perché che succede, scoperchianti, se attaccate Andre di Astora? Esatto! E poi anche se riuscite ad ucciderlo, beh, complimenti, avete fatto una delle più grandi stronzate possibili. Dark Souls non permette errori, ma permette di farli. Aia. Il bosco Radice Oscura si raggiunge. Grazie, scoperchianti. Il giardino Radice Oscura si raggiunge attraversando il posto che era protetto dal demone della titanite che ho ucciso l'altra volta. Qua giù ci sono dei nemici che sono dei cespugli posseduti, che sono abbastanza una merdaccia, ma come al solito tante merdacce insieme diventano pericolosi. Questi anarchici da presepe spesso lasciano a terra del muschio che è un oggetto abbastanza importante. In questo caso, ecco, il muschio rosso fiorito, anche se viola, va bene così. In più delle volte invece vi darà il muschio purpureo e il muschio rosso sangue. Cercate di farne sempre un bel po' di scorta, perché oltre a servire per una quest, il muschio purpureo combattono rispettivamente la tossicità, l'avvelenamento e come si dice? Sanguinamento. Grazie, scoperchianti. Quella lucina di Natale laggiù. Auguri! È una cavaliere. Sì, è una lucertola di cristallo. Quando ne vedete una, cercate di raggiungerla in tutti i modi, magari alleggeriamoci un po'. Cercate di raggiungerla in tutti i modi perché è molto importante ucciderla, dato che la Niente paura, ho il piano B, anzi ho il piano S, il piano stronzo. Se vi succede questo, non mi guardare male te lì dietro, chiudete e riaprite il gioco. Ed eccola lì quella stronza, muori! Oh, quanto sei dura, Maremma, puttana. I titaniti scintillanti, indovinate un po', servono a potenziare certi tipi di armi. Bella questa spiegazione. Qua giù, se non mi ricordo male, c'è un'armatura di cuoio, un arco e uno scudo della... Mi spavento, Dio santo. Allora, dicevo, c'è un'armatura di cuoio con un arco di pelle, mannaggia. Sembro fatto di steroidi con questa armatura. Qui sotto, invece, protetto da un altro dei nostri amici caravalieri Ma riuscirò a dire una frase senza sbagliarmi, porca troia. Dicevo, c'è uno scudo magico che è molto importante per i giocatori e le prime armi. Ora vedremo perché. Eccolo là, che ovviamente incazzato nero, e se no non è... stiamo calmi. Se no non era un cavaliere nero, se non era incazzato nero. Ovviamente c'è il modo onesto e il modo vigliacco. Che salti! Sembravi un Power Ranger. Dicevo, c'è un modo onesto e un modo meno onesto di combatterlo. Indovinate quale sto tentando di fare? Ed eccolo qua! Sei morto, sì? Mi ha dato l'alabarda. Godo come una scimmia, scusate. Ovviamente mi servirà 8000 di destrezza, 32 di forza e 18 di destrezza. Vabbè, facciamo che sono contento uguale perché nella collezione. Ed ecco lo scudo di cui vi parlavo, lo scudo cimiero ondulato. Non mi sono ecco. È un buono scudo perché aiuta il recupero di energia. L'energia è quel coso verde lassù, per chi ancora non l'avesse capito. Adesso sembra che mi puzzino le ascelle, guarda qua. Qua giù c'è un falò con una nuova area, ma per ora non ci vado perché è abbastanza un suicidio andarci adesso. Comunque sono venuto qua giù perché volevo mostrarvi quanto sono stronzo, perché mi sono scordato di non aver potenziato l'alabarda. Ho appena mangiato il muschio per sbaglio. Comunque, mentre mi allenavo, ho trovato questo. L'elmo di Balder. Adesso incuto molto più timore di prima. Alabarda più 1, più 2 e più 3. Ok.
Grazie del consiglio. Tu mi dessi una mano visto che hai due bei bracci grossi e possenti, no, eh? Ok, adesso che abbiamo potenziato l'alabarda possiamo fare la cosa che volevo fare. Sto andando qua giù perché voglio farvi vedere una delle cose che mi ha inquietato di più la prima volta che ho giocato a Dark Souls. Non è questo omone che non riesce a salire, questo fa solo tristezza. Ma la cosa che c'è, che ondeggia laggiù, che fra poco affronteremo. Intanto caviamoci dalle palle questi qui perché... liscio! Doppio liscio! E quanta sincronia! Le gemelle Kessler? Questi reumatismi di cristallo, ai quali faccio lo stesso danno di uno stuzzicadenti sul culo di un elefante, sono stati creati ovviamente da quel mattacchione di Sith che adorava fare esperimenti e come potete vedere ha fatto un sacco di disastri, come se questo mondo non fosse già stato abbastanza incasinato. Ho ragione, Scoperchianti? A suo modo ha un discorso sensato. Grazie, Scoperchianti. Oh, e via. Titanite blu. Che non mi ricordo che cazzo ci fu. Serve a infondere la magia nelle armi. Grazie, Scoperchianti. Aia. Ho visto una cosa molto brutta. Allora, possiamo andare là a mostrarvi cosa mi ha terrorizzato la prima volta che l'ho vista. Quella lì è un'idra, volgarmente detta idra, ma gli esperti del gioco sanno che il suo vero nome è... Idra. Idra. Ma non la chiamavano anche... Sì, alcuni la chiamano Yamata no Orochi, dato che si sono ispirati al serpente gigante con 8 teste e 8 code della mitologia giapponese, ma la guida ufficiale la chiama Idra, e allora che Idra sia. Allora, se starete lontani vi attaccherà con questi spruzzi d'acqua, essendo un Pokémon e ha idropompa. E ovviamente ci sono due modi per sconfiggere la nostra amica Idra. Per il primo metodo dovete trovare il modo di farvi riparare dalla da uno di questi alberi, volevo dire. Ma porco il cazzo! Non ce la fa. Lo sai, è vero Hank, che è molto più facile combatterla onestamente che stare lì nascosti a tirargli con l'arco, sì? Sì, lo so, ma io voglio mostrarlo solo a scopo informativo. Ecco, come dicevo, basta trovare il punto giusto, un arco e un bel po' di frecce e tanta pazienza. Meglio se avete già raccolto l'anello del falco che si trova ad Anorlondo dietro il fabbro, ma comunque, se la famosa idra di Lerna, anzi, di Lernia, non vi fa poi così tanta paura, basterà armarvi con uno scudo con una buona stabilità, un'arma, meglio se è lunga, e un po' di cazzo duro, e giù! Puttana, vieni qui! Dovete sapere che se vi avvicinate smetterà di fare questi idropompa da Pokémon e comincerà a tentare di mordervi. E sì, se lo fa ve lo faccio vedere. Ecco, ok. Nonostante possa tranquillamente, data la stazza, inghiottirvi con un boccone, avere lo scudo alzato basterà a difenderci per qualche strano motivo. Ce lo vuole spiegare lei, signor Scoperchianti? No? Sì, dammi un secondo. Ecco qua. Perché l'idra ha gli stessi denti dei serpenti. Possono afferrare, ma non sono così resistenti da sopportare un urto, quindi se vanno a cozzare contro qualcosa di rigido come uno scudo, sentono dolore e mollano la presa. Ma non è più facile ammettere che in questo gioco qualche stronzatina c'è? No, perché non ce ne sono. Non ce ne sono. Guarda là, che posa plastica, la Fletch. Mordimi, puttana, puttato! Vai, e uno gliel'ho staccato. Dai, fallo. Ah, puttana!
puttana! No, non è una puttana, è soltanto un'idra! Saluto a Carmelo che forse mi segue da lassù. Come vedete è molto più facile di quello che quello che sembra. Ciò non toglie che non sia inquietante vederla da vicino. Soprattutto ciò non toglie che sia inquietante come se ne sbatta delle collisioni ed entri tranquillamente tra le pareti. E giù un'altra testa, dai! Mordimi! No, non sputa. Non si sputa. È un po' un problema muoversi in acqua. No, porca puttana. Ma vaffanculo. No. Ho preso un albero innocente. Giù! Zoccola! Vai col liscio! State attenti là perché se avanzate troppo cadrete in acqua e sfogherete. E in Dark Souls ricordiamo che non possiamo nuotare perché era difficile creare un'animazione per nuotare. È rimasta una testa sola e dato che una sola è un po' noioso da prendere, un po' come l'ultima astronavina di Space Invaders, nei momenti cadevo di sotto, io fa una cosa, prendo l'arco e la finisco con quello. Ovviamente un animale ferito non si sente in pericolo e tenta di scappare, no, figuriamoci. No, ma quante frecce ti ci vuole ancora? Oh, finalmente. Ovviamente si stacca la testa anche con le frecce. Comunque ci dà una scaglia di drago che serve per potenziare le armi dei draghi, ovvero tipo la spada che ho ottenuto tagliando le ali, sì, la testa, il cazzo, la coda alla viverna, è un anello della principesca Dusk. Confinisce stregoneria extra, ma di mezzo i punti vita. Chi non conosce ovviamente la principessa Dusk di Olasil? Toglietele sempre le frecce perché anche quelle pesano. E qui c'è il set del cavaliere. Laggiù c'è un segreto, ma non ci andremo adesso. Lo vedremo fra molto tempo. Ah, lassù la dovreste riconoscere. È la torre dove c'era Havel. Se entrate, quindi tornate all'inizio del gioco. Belle le scorciatoie. Un po' meno bello è questa texture che diventa trasparente. Un altro squarcio tra il parallelismo dei mondi, immagino. Lassù c'è un oggetto luminoso che aspetta solo noi e qui, state attenti, lasciate che il muschio venga a voi. Sembra il Vangelo. Perché se andate avanti troppo si attiva questo pezzettino di merda nascosto tra i cespugli, Guardone, ti ho preso, Cata. Muschio purpureo. Quell'affare luminoso è la porta che si apre con il cimiero di Artores, ma ora non ci interessa perché qui c'è un falò nascosto che si può vedere da dietro questo angolo e si può raggiungere colpendo questa parete illusoria. E possibilmente facendo anche i versi di Piero Pelù. Aia, pizzica cazzo! L'anello che si vede lassù si può raggiungere attraversando una nebbia. Ma io preferisco usare una scorciatoia buffa parecchio. Allora, se non sbaglio, è qui. Potrebbe sembrarvi una follia quello che sto per fare, ma vi assicuro che si fa una figura di merda. Vaffanculo. La scorciatoia comunque è più avanti. Sì, grazie, dimmelo adesso anche tu, È qui la scorciatoia. Oh. Queste cose mi fanno uno schifo, guarda. Fiore verde. In fondo a questo corridoio c'è un albero un albero posseduto, il cui unico scopo è esistere. Ne incontrerete solo un paio, intanto piglia, di cui uno vi nasconderà la strada per raggiungere questo posto, ma noi abbiamo usato la scorciatoia, quindi rimarrà lì a marcire in eterno. Pezzo di merda. Andiamo a cercare i funghi adesso, che è stagione. Cazzo, la forestale! Questo qui è un guardiano di pietra. Sono guerriero, semmai. Grazie, scoperchianti. Essendo di pietra sono piuttosto lenti, ma hanno una magia che... Sì, mi ha preso cosa, porca di quella puttana. Però dicevo, hanno una magia piuttosto noiosa. Ora, se la usa ve la faccio. Eccola lì. Vedete cosa fa? Mi crea
un cerchio intorno. Cosa vuol dire? Che non posso correre, sono appesantito. E non posso ovviamente nemmeno schivare. Mi presento, sono l'inculatrice, adesso ti inculo. Codi. Oh. E mi diverte particolarmente il fatto che finché sono in piedi sono massicci, di pietra, pesanti. Poi muoiono e diventano di pasta frolla. Pasta frolla. Ah, che inginocchiata di potenza. Su per le scale. Da quassù potete raggiungere l'oggetto che abbiamo visto luccicare prima. Ovviamente prima dovete affrontare questo tizio. E vai col liscio. E poi pasta frolla. Pasta frolla. L'anello del lupo è abbastanza utile perché aumenta il vostro equilibrio, quindi sarà più difficile sbilanciarvi. Ah, ovviamente. Artorias possedeva un'indomita volontà di ferro ed era invincibile con lo spadone. Lo so, e ne so qualcosa, ma lo vedremo anche questo molto più avanti! A fianco della porta di Artorias e del falò nascosto c'è l'altra strada che ci interessa. E qui a destra c'è una trappola che si attiverà raccogliendo quell'oggetto. Ma basta fare così e i cespugli se lo pigliano del secchio. E nebbia. No, mi dispiace, l'ho svegliata. Non volevo. Le giuro che non volevo svegliarla. Volevo solo... Oh, mi ha grattato la schiena malissimo. Olè. Qui c'è un altro dei famosi punti pericolosi. Come vi ho consigliato prima, attirateli uno per uno. Aia, 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 aia. Dai, Robocop, su. E giù. E giù. Ma non si possono fare queste pose, che poi mi tocca censurare, via. Merda. Sì, ma ma mi ha ucciso con cosa? Con la forza spirituale di Goku, accidenta Dragon Ball. E anche un po' però. Sì, ma Vaffanculo da questi hitbox di... cosa ho visto? Cosa ho visto? Le gambe! Che schifo, ma come cazzo si fa, porca puttana? Non insultare il sommo gioco. Ma guarda, ci pensa da solo ad insultarsi, tipo questo punto qui, guarda, pop. Anche questa, dimmi come si fa a infilargli un buco così. Oh, ma guarda che strano. Stavo per chiederti una cosa molto simile. Ok, sto zitto. Ma sai che io le recupero e scappo. Ciao. Ciao. Oddio. Qua dietro c'è un'arma. E c'è anche un infarto che non ti avevo minimamente visto. Vaffanculo. Te, il muschio e il presepe. Toh. Comunque qui c'è un oggetto. State attenti che questo è ovviamente un nemico. Toh. È una lancia con un nome piuttosto singolare. Il Partisan. No. Ma porca puttana. Quello è veleno. Oh, ma sarà... Penso che tu sia la prima persona che vedo farsi avvelenare da quella lucertola. Sì, ma io l'ho fatto apposta per farvi vedere come si utilizza il muschio. Ecco qua, vedete? Sparito il veleno. Qua su c'è un altro boss che noi stiamo andando ad affrontare e dietro, nascosto in questi cespugli, c'è la strega, una biocazione della strega Beatrice che ci somiglia un po'. Ma noi non la evocheremo perché rende il combattimento troppo facile e noi, come sapete, vogliamo farci del male. Se non evocherete Beatrice in questo momento, non potrete poi evocarla in una futura boss fight. Di Beatrice preferirei parlare un'altra volta, se non ti dispiace. Ma ora ho un quesito. Dove cazzo voglio andare senza le fiaschette? Tanto che devo tornare indietro vi insegno come sfruttare un piccolo bug del gioco. Prego? È solo a scopo informativo. Ok? Voglio farvi vedere tutto di questo gioco, tutto quello che conosco. Rugghia. Dovete avere equipaggiato un oggetto che abbia un utilizzo a sì e no.
Allora, dovete fare 3 passi a corsa, saltare, usare l'oggetto mentre rotolate e subito dopo selezionate le fiaschette Estus dal menu e usatele. In questo modo potete usare un oggetto consumabile infinite volte. Questo bug funziona anche con le anime dei boss, quindi se volete livellare in fretta è un buon metodo per... E volevo dire, è un brutto metodo, non dovete fare queste cose su Dark Souls. Te lo do, Per il boss che sto per affrontare io mi trovo bene con un fast roll, quindi armatura leggera. Se poi non vi va bene fate come cazzo vi pare. Ma allora, queste pose! Brutte statue zozze! E godi popolo, perché il boss di cui parlavo è un insettone gigante, ovviamente creato da il nostro amico Sith. Perché proprio una farfalla, guarda, mi par di vederlo. Ehi Sid, cosa facciamo oggi? Oggi renderò letali le farfalle. Che storia! Vi servirà anche uno scudo con una buona difesa magica, perché ha solo attacchi magici questo insettaccio. Farfalla della luna. Giustamente potreste chiedervi, e come l'attacco sta a fare? Semplice, con roba a distanza tipo frecce o magie. Ma se siete cazzoni come me e non vi va di comprarle, basta aspettare, schivare i suoi attacchi e dopo un po' lei, Aya, si stancherà e si metterà appoggiata a queste pareti a mangiare questi fiorellini che vedete appesi. Ok, prevedo che fra poco si metterà giù, quindi io potenzierei l'arma con la resina, ecco. No, porca puttana, no, 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 no! Signore e signori, sono riuscito a morire contro la farfalla della luna. Oh, sta zitto. Ma poi si potrà morire contro uno dei boss più stronzi del gioco. La farfalla, Maremma maiala, manco i puffi muoiono contro le farfalle. Vedete ragazzi l'importanza di non distrarsi mai, nemmeno contro un boss che credete semplice, perché... ma allora sei puttana oggi. Ma allora sei proprio Troia. No, porca Troia! Ma che c'hai oggi, terro del culo? Maremma ma guardala, se muoio... Me ne vado. Possiamo far finta che non sia mai successo? Allora, perché con la strega Beatrice è molto più semplice? Perché, è una strega e lancia le magie. E in una ventina di colpi la fa fuori. Ora, non ci Dio santo, te le stacco quelle ali, ci faccio il minestrone, Maremma. Forza, posati. Puttana. Sì, va bene, sei brava, sei bella, fai le magie. Posati, maledetta, zoccola. Oh, bravissima, vedete? Si posa a mangiare questi fiorellini e a recuperare le energie. Il problema è che questi fiorellini gli causano dei disturbi intestinali e infatti avete visto l'effetto che gli hanno fatto. Tra l'altro io ho delle bombe, perché non le uso? Toh! Ti piace sto fiorellino? Toh! Un altro! Ecchetene un altro! Toh! Scimmiaccia volante! Vai, ora ti svito la testa! Oh! Vaffanculo, farfalla di merda. E si andrà bene se si fatica anche contro la farfalla. Comunque, ci ha dato un'anima della farfalla. Cioè, ci ha dato l'anima degli mortacci di suo nonno. Ci ha dato un'anima speciale. Cosa sono le armi? Svolazza! A cosa servono le anime speciali? Si possono usare per acquisire molte anime. Oppure se le portate ai fabbri. Scusate, una cosa mia. Se le portate ai fabbri, le potete trasformare in oggetti rari per veri collezionisti. E qua a proposito di fabbri, qua su ce n'è uno pietrificato che è gemello di Andre
E non ho idea del perché ci sia un gemello pietrificato e me lo spiegherà il nostro amico qua dietro. Prima cosa, non è un gemello di Andre, è solo lo stesso modello 3D. Seconda cosa, nessuno sa il motivo per cui questi fabbri siano pietrificati. È stata solo una scelta per semplificare il corso del gioco e non ha niente a che vedere con la trama. Ah, è stata una scelta, ovvero, tradotto, hanno fatto una cosa di fretta ed è uscita una cosa senza senso, vero? Già, la chiave dei sotterranei della torre, che è la torre che abbiamo aperto con la chiave universale, e il tizzone divino, e quanta roba, è anche un osso del ritorno. Il tizzone divino serve ai fabbri per trasformare le vostre armi in armi divine, anche a occhio. È un mistero del perché ci siano dei fabbri pietrificati in giro, ma un altro mistero molto inquietante è questo. Potrei stare qui a guardare questa roba che scivola via per ore. Ehi, gioco perfetto, come me lo spieghi questo curioso evento? Non senti che vento forte c'è su questa torre? Oh, ma c'ha sempre la risposta pronta, porca troia. Oh, mi raccomando, dateglielo, non gli rispondete di no, se no vi baccherà il cazzo finché non glielo date, questo tizzone divino, e qualsiasi altro tizzone. Ah, guarda com'è contento, che espressione felice sul suo volto. Borgo dei non morti, chiave dei sotterranei, perfetto. Mani screpolate? Prova la scala rugginosa. Nelle migliori scalerie. Oh, meno male che sono andato da questo lato, se no con la chiave non sarei mai riuscito ad aprirlo. Ed eccoci qua. Qua ci sono dei cani piuttosto antipatici, che nonostante io nei videogiochi odi uccidere cose a forma di cane, questi, dato che fanno schifo al cazzo, non mi dispiace per niente. Cosa state facendo lì? Perché quando la natura chiama... Qua c'è un altro di quei punti molto semplici. Dio. Cioè, ma che senso ha metterci boss, draghi, mostri, demoni giganteschi? Tanto basta uno stronzo con una torcia che ti fa un male cane, Guarda. Fanculo. Qua, dato che noi vogliamo fare dei maghi, c'è un mago da liberare che ovviamente, essendo mago, non riesce ad aprire una porta di legno. E ora, prima di parlare con il personaggio, che è palesemente Burzum, coi capelli castani, ora spiegatemi una cosa. Barile senza coperchio con niente dentro, barile con coperchio con cadavere incastrato. Brilliant. Grix, ecco come si chiamava, non mi ricordo mai come si chiama. Ah, come sono bella adesso, con questo cappellino. Il nostro amico Greg lo ritroverete come tutti al santuario e adesso andiamo proprio da lui a comprare qualche magia. Eccolo qua, il nostro amico Griggs. Griggs è il famoso apprendista stregone. È venuto qui per cercare il suo maestro, Logan, il gran cappello, che incontreremo in una zona stronza tra qualche episodio. Freccia dell'anima. La imito bene e direi anche arma magica. Vai, mi raccomando, i bastoni del mago usati per lanciare le magie metteteli sempre sulla mano sinistra. E ovviamente per un bastone che pesa 2 kg, suppongo, ci fa passare da fast roll a mid roll. Comunque, quando comprate le magie, ricordatevi di sincronizzarle. Di sincronizzarle, Dio buono. Sono magie della Apple, vanno armonizzate. Ovvero vanno equipaggiate, insomma, ai falò. E ora posso fare le magie come Harry Potter. Ho una alabarda laser adesso. Oh, ma bravo che so. Prosegui. Che cazzo?
Scintille! A cosa dobbiamo questa fantastica performance? Sta zitto, per favore. Pianino. Ecco, brava, così. Ecco. Ci voleva tanto. E qui, se proseguirete, vi faranno la sorpresa, ma gliela faccio prima io perché li attacco attraverso le pareti. La Fletcher ha i superpoteri. Qui ce n'è un altro. La cosa buffa di questa trappola è che le porte si aprono anche se sono morti. Eccoli lì. Laggiù poi ce n'è un altro che non... Ma porca puttana! I fantasmi! Culo. Ma questo gioco che fa apparire le cose mi fa venire gli infarti. Ah, la spezzacorazzi. Potrei stare qui minuti interi a dirvi che è un'arma da giocatori esperti, che ha un danno critico pauroso e che quindi diventa letale se maneggiata con destrezza, eccetera, eccetera. Ma nella maggior parte dei casi va a finire così. Sì? Qualcosa da dire? No, hai ragione. Ah, Qua giù c'è un altro boss e direi di uccidere questo e poi basta perché saranno già una mezz'ora. Comunque, il problema di questo boss non è tanto il boss, ma i due cani che lo proteggono. Ma se siete fortunati potete piazzarvi più o meno qui e lanciare le bombe così. Volevo dire così. E vaffanculo allora. Così. Così. Così poi, guarda, vabbè, vaffanculo ai cani. Su, tanto. 3, 2, 1. Allora, la prima cosa da fare in questo boss è cercare di raggiungere queste casche. Lo sapevo, mi inculavano. Guarda lì. Avrei giurato che facevi questa stronzata. Di quei cani di merda, di questa capra di merda e di questo elmo di merda, sì, proprio te. Calmiamoci, stiamo calmi. Non aggiungiamo anche il fatto che sono morto un'altra volta senza registrare. Ho perso le anime. Va tutto bene. Tra l'altro io vorrei sapere cosa fanno tutto il giorno questi. Aspettano dentro una casa. Che poi che senso ha costruire una casa senza finestre, senza porte, senza... All'ordine nel mondo è distorto. Sì. No, io a costo di metterci un'ora ne voglio colpire almeno uno di quei cazzo di cani. Niente. Vai, proviamo qui. Niente, manco... Ah no! Oh, finalmente, cazzo. Vai, me ne basta uno. Allora, dicevo, la cosa importante da fare è raggiungere questo posto qua in modo da farsi inculare un'altra volta? No. In modo da poter eliminare facilmente i cani, che sono una bella rogna. È un po' una tecnica del cazzo, ma d'altronde con un luogo stretto in questo modo e un attacco in salto non te lo toglie nessuno, stronzo. Vieni, capretta. Vieni, sono qui, Cosa ti avrà mai fatto quel muro? Di male. Guarda che ti salto in testa, Guarda che ti salto in testa. E ti salto in testa! Stronzo. No! Vai, ho trovato il modo per uccidere il demone capra. Giusto, ma io sono mago. Allora maghiamo. Toh! Con quanta lente. Sembrava un signore anziano che sale le scale. Dai, vieni. Ma basta di colpire quel muro. Non pensa ai poveri non morti operai che l'hanno costruito con tanta cura e parsimonia. Che dite? Mi riscatto dalla morte contro la farfalla se lo uccido saltandogli in testa? Sì, dai. Ah, tra l'altro ha una coda, ma tranquilli, non gli si stacca. Meno male. Ah, un altro salto in testa.
La demenza, ragazzi, state assistendo alla alla demenza. Non ero così prima di iniziare a giocare a Dark Souls. Intanto continua. Sta proprio sul cazzo sto muro, non c'è niente da fare. Vai, vai. Ci siamo, eh? Ci siamo. Vai. Boing. Boing. Aia, cazzo. Vediamo che muoio per fare il deficiente. Boing. Intanto in sottofondo stanno spennando delle galline. Senti le galline. Dai, su. Maledizione, non mi riesce a saltare. Oddio, quanto sono deficiente. Boing. Dai, dai, te ne manca uno o due, eh. Queste sono challenge, Maremma cane, altro che. Giù. Boing. Oh. Dark Souls. Ok. Ok, basta, non ne posso più per oggi. Andiamo verso le profondità. E il budello di Tomà. Lo so che mi aspetti lì sempre. Direi che ho riscattato abbastanza il mio nome, dai. Ah, già, è qua. A parte questa signorina inquietante qui, con questi occhi luminosi. Lo riconoscete questo posto? È la seconda scorciatoia che non potevamo aprire da al di là del cancello, perché, come sappiamo, i cancelli in Dark Souls mordono le mani se qualcuno ce le infila. Sì, non si è visto prima come l'ho mantenuto. Sì, ma stai anche calmina, eh. Vediamo, vediamo. Oh, mi faccio una bella torta, adesso compro un po' di questo. Guarda, ti compro un escremento solo per farti piacere, guarda. Torna pure quando vuoi a comprare la merda. Anche per oggi ce l'abbiamo fatta. Questa è la chiave delle profondità. E queste sono le profondità. E voglio lasciarvi con l'animazione che mi fa sbellicare di quando tenti di usare un'arma che non sei in grado di usare. Buonasera. Finito? Sì. E adesso credo proprio che devi andartene. E invece io credo proprio che starò qui fino alla fine di questa tua maldestra avventura. Se imparerai a viverla con rispetto, non ti sfonderò la testa a pugni. Comunque io mangio solo prodotti biologici e carne di animali uccisi sotto i miei occhi. Tienilo a mente, visto che starò qui per un bel po'. Mi raccomando, iscrivetevi, mettete mi piace e io ora dormo per qualche ora, eh? Praise the sun. Praise the sun. Praise the sun.